Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video andiamo a fare subito un aggiornamento alla versione di OpenHub 5 che abbiamo installato nel video scorso. Infatti non ho fatto in tempo ad installare la Milestone 1 che da qualche giorno è uscita la Milestone 2. Quindi approfittiamo del fatto che abbiamo ancora l'installazione fresca e quindi andiamo a prendere il container Docker, gli andiamo a cambiare l'immagine e quindi aggiorniamo il nostro OpenHub 5 alla versione Milestone 2. Eccoci sulla pagina del forum di OpenHub dove vengono annunciati gli aggiornamenti e quindi le release delle versioni di OpenHub. Abbiamo quindi il thread dedicato a OpenHub 5 Milestone Builds e il 23 febbraio era uscita la versione Milestone 1 che noi abbiamo installato la settimana scorsa e qualche giorno fa, adesso mi dice 2 giorni fa, quindi il 20 aprile, è uscita la Milestone 2. Se apriamo il link si possono vedere le release note, quindi che cosa è cambiato dalla Milestone 1. Qui lascio ognuno andare a vedere quello che gli interessa perché ci sono veramente tanti aggiornamenti, bug fix, eccetera eccetera. Quello che andiamo a fare noi oggi è prendere il container Docker che abbiamo generato la volta scorsa con la versione Milestone 1, gli cambiamo l'immagine e lo rilanciamo. In questo modo avremo il nostro OpenHub 5 pronto con la Milestone 2. Passiamo quindi sul nostro Raspberry ed entriamo come amministratori. Controlliamo il nostro container che al momento è fermo. Quindi nel caso ce l'aveste in esecuzione andrebbe stoppato. Vedete che l'immagine relativa è la 500 Milestone 1. A questo punto noi dobbiamo andare a scaricare la versione 500 Milestone 2 e agganciarla a questo container, anzi rimuovere questo container e ricrearlo con la nuova immagine. Quindi la prima cosa che facciamo è lo scaricare la nuova immagine, quindi docker pull OpenHub 500 M2. Ovviamente la prima volta quindi deve scaricare l'intera immagine, attendiamo e poi ricreiamo il container. Ok, immagine scaricata. A questo punto io posso tranquillamente rimuovere il mio container OpenHub. Tanto avendo usato i volumi persistenti non perdo assolutamente nulla, ma rimuovo solo la configurazione di runtime del container e a questo punto vado a recuperare il comando che avevo usato la volta scorsa per creare il nostro container e gli vado a cambiare l'immagine mettendo M2. Lanciamo, controlliamo coi logs che stia andando avanti, mettiamo almeno F così sta in tail. Ok, lo script sta cercando di aggiornare OpenHub alla versione 500 M2, quindi tutto sta andando come deve. Success OpenHub updated from M1 to M2, quindi diciamo che dovrebbe aver fatto tutto. A questo punto dobbiamo solo aspettare che venga su tutto il servizio e poi andiamo a vedere l'interfaccia. Passiamo sul browser e navighiamo la home page. Ricordatevi che io ho messo OpenHub 5 sulla porta 1.8080. Come vedete al momento deve ancora salire l'interfaccia. Riproviamo ed eccoci qua, è tornata su. Andiamo a vedere la versione Milestone 2, quindi l'aggiornamento è andato a buon fine. Bene, per questo veloce video possiamo fermarci qua, quindi abbiamo velocemente fatto l'aggiornamento della nostra immagine del container Docker di OpenHub 5 dalla Milestone 1 alla Milestone 2. Adesso per un paio di mesi probabilmente siamo a posto perché normalmente ogni 2 mesi esce una versione Milestone di OpenHub finché non uscirà poi la versione stable. In un prossimo video magari trasformo la mia configurazione runtime del container Docker utilizzando Docker Compose, che è uno strumento che permette di configurare il container su un file di testo formattato in un certo modo
in modo tale da essere un pochino più rapidi negli aggiornamenti delle immagini, in quanto non dobbiamo più andare a recuperare il comando run che avevamo usato nella creazione del container precedente per ripristinare le stesse opzioni di configurazione, ma scrivendo tutto in un file Docker Compose poi semplicemente stoppiamo e avviamo il container, oppure rimuoviamo e ricreiamo il container utilizzando Docker Compose, che è comunque uno strumento che si appoggia ovviamente al runtime Docker. Detto questo, vi ringrazio, siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!